Ci sono viaggi che ti rimangono dentro, non tanto per i chilometri percorsi, ma per le emozioni che ti lasciano. Oggi vi porto con me tra i miei ricordi di un weekend speciale, passato tra le maestose Dolomiti Bolognesi. Circondate le montagne, il paesaggio era già da cartolina, ma la vera magia è cominciata quando ha iniziato a nevicare. Fiocchi larghi, morbidi e silenziosi sono caduti quasi per tutto il venerdì, trasformando la valle in un dipinto invernale. Le montagne, già imponenti, sembravano ancora più eteree, quasi irreali. Più precisamente siamo stati nel piccolo e affascinante paesino di Santa Fosca, nel comune di Selva di Cadore, dove vive la famiglia del mio caro amico Dade, che ci ha ospitato per questi giorni. In questo piccolo paesino si respira ancora un'aria autentica, in cui tutti gli abitanti si conoscono e i vecchietti si ritrovano la mattina per un bicchiere di bianco. Il sabato mattina ci siamo svegliati con un paesaggio completamente innevato. Tutto era bianco e immobile. In programma avevamo la visita al lago di Bryce e, anche se un po' preoccupati per le condizioni della strada, abbiamo deciso di partire comunque, armati di sale e coraggio. La strada sembrava uscita da un film. Fortunatamente era stata pulita in mattinata e questo ci ha permesso di proseguire senza troppe difficoltà. Lungo il tragitto solo noi e il silenzio, quel tipo di silenzio che solo la neve sa creare. Il giro di boa della nostra avventura sarebbe stato Passo Jau, famoso passo di montagna tra ciclisti e motociclisti. Superato quello, infatti, sarebbe stato tutto letteralmente in discesa. Quando siamo arrivati al lago, il cielo si era un po' coperto, ma lo spettacolo era comunque indescrivibile. Il lago di Bryce, circondato da pini innevati e dalle vette imponenti delle montagne, sembrava uscito da una fiaba nordica. Abbiamo fatto mezzo giro a piedi, scattato qualche foto e assaporato ogni attimo. Era tutto così soffice, calmo, surreale, ma anche un po' scivoloso. Viste le condizioni meteo, non volevamo rischiare di tornare troppo tardi a casa e trovare ghiaccio per strada, quindi siamo rientrati verso Santa Fosca nel tardo pomeriggio. Durante il tragitto, il mio amico Dade mi ha raccontato una parte importante e dolorosa di questa zona, la tempesta Vaia del 2018, una tempesta di vento che ha abbattuto milioni di alberi in poche ore, lasciando paesaggi distrutti e intere foreste rase al suolo. E come se non bastasse, poco dopo è arrivato il bostrico, un insetto che cibandosi degli alberi abbattuti si è moltiplicato, andando ad uccidere anche gli alberi sopravvissuti alla tempesta. Davanti ai nostri occhi, distesi di tronchi spezzati e di alberi uccisi dall'insetto, mi hanno ricordato ancora una volta di quanto fragile sia l'equilibrio della natura e quanto importante sia cercare in tutti i modi di preservarlo. Tornati a casa ci aspettava un'ulteriore sorpresa. Quella notte infatti è nevicato ancora di più della scorsa. Sinceramente, credo di non avere mai visto dei fiocchi di neve così grandi e fitti. Senza dubbio la nevicata più intensa della mia vita. La mattina dopo tutto era coperto da almeno 20 o 30 centimetri di neve fresca. Una vera meraviglia. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e sia riuscito a restituire tutta la magia di quei giorni.
Le Dolomiti rispecchiano senza dubbio la fama che hanno. Le loro pareti immense di roccia rosa sono veramente qualcosa di spettacolare e la neve di quei giorni ha contribuito a rendere tutto più speciale.